Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Satisfactory. Nell'ultima puntata ci siamo andati a raddoppiare la produzione delle lamiere intelligenti andando a raddoppiare totalmente la base principale. Il progetto che era stato all'inizio che avevamo messo al 50%, siamo finalmente riusciti a portarlo al 100% e sorprendentemente ci sono avanzati anche circa 400 megawatt di consumo di corrente da quello che era, da quello che è il massimo che riusciamo a produrre in questo momento. Qui sulla destra vedete che finalmente sono riuscito in un attimo di esplorazione, sono andato a prendere un paio di hard disk che ci serviranno per il complessino di oggi e sono riuscito a trovare un paio di computer e finalmente ho i computer a sufficienza per fare il potenziatore di corrente, ma a sto punto non ho più i Sommerslop. Sì, per fare la ricerca sì, perché ce ne basta uno, ma poi per andarlo a produrre il potenziatore di corrente ce n'è bisogno di altri 11 e al momento sono impegnati. Quindi, visto che la corrente ci basta, per adesso posso toglierlo anche un attimino dall'elenco, ce lo faremo un pochino più avanti. Quello che andiamo a fare oggi è qualcosa che ci servirà soprattutto per la fase prossima. Abbiamo un paio di complessini ancora da sistemare. Quello di oggi lo facciamo e dovrebbe bastarci la corrente per poterlo avviare. L'altro magari ce lo facciamo e guardate in alto, sono un pochino andato avanti, come vedete siamo a quasi 40.000 lamiere intelligenti consegnate, ma soprattutto siamo a 7.700 circa cablaggi automatici su 10.000 consegnati, cioè consegnati su 10.000. Quindi appena i cablaggi automatici sono terminati di essere consegnati, il piano sopra di questo edificio qua ce lo andiamo a staccare dalla corrente, quindi riguadagniamo un pochino di energia e ci andremo ad attivare anche il secondo complesso. Allora, i due complessi che ci servono sono quello che andiamo a fare oggi, dei motori, che ci serviranno soprattutto nella fase successiva, nella prossima fase, saranno importanti i motori, ma ci serviranno anche le travi di cemento armato. E le travi di cemento armato le andremo a fare lì sopra. Se vi ricordate, lì in fondo abbiamo un giacimento di carbone, lì dove è questa torre, abbiamo un giacimento di carbone, un giacimento di ferro. Più lontano abbiamo un giacimento di calcare, insomma abbiamo tutto per fare le travi di cemento armato. Ma non è quello che andiamo a fare oggi. Oggi ci andremo a fare non qui, mi sono trovato un posticino zozzo dove andare a fare i motori, un pochino alla buona, un pochino alla volemose bene, nel senso che non ne verranno fuori tantissimi, ma penso che sia un numero sufficiente almeno per l'inizio. Aspettate che trovo un posto in cui non c'è troppo rumore e non impiccio al trattore quando torna su. Un mezzo qua, non dovrei impicciargli. Allora, la ricetta base del motore è questa qua. Un motore viene prodotto da due rotori e due statori. Come vedete, per fare i rotori ci vorrebbe nella ricetta classica le barre e le viti, oppure in alternativa possiamo fare il rotore di rame come sulla base principale in cui con un po' di lamiere di rame si ottengono più rotori. I statori, invece, la ricetta che abbiamo è quella dei tubi in acciaio e del filo. Quindi per fare il motore in teoria ci vuole ferro, rame e carbone. Carbone per fare i tubi, il rame per fare il filo, otteniamo i statori che unendoli ai rotori ci dà il motore. E infatti il complesso standard, utilizzando ricette standard, sarebbe questo qui. Per avere 5 motori in uscita dovremmo avere 158 minerali di ferro, 45 carbone e 40 minerali di rame. In questo modo qua andiamo ad alimentare un po' di fonderie, un po' di fucine, un po' di assemblatori, costruttori, cazzi e mazzi, per andare tutto ad alimentare un assemblatore che ci fa 5 motori al minuto. Ma io non ho trovato nessun punto in cui abbiamo a disposizione carbone, rame e ferro. Ok, mi sono spostato nel punto in cui andremo a fare il complessino. Qui viaggia il nostro trattorino che ci porta giù le risorse. Come avete visto, quello che vi ho fatto vedere è lo schema del complesso che va ad utilizzare le ricette standard, quindi rame, carbone e ferro. Ma il punto che mi sono andato invece a trovare... Ah, questa è la strada che è del trattorino che scende giù. Siamo a metà della foresta, all'incirca. Il nostro complesso dell'acciaio è lì sopra, la base è lì in fondo. Qui a metà costa, a metà strada diciamo, abbiamo questo giacimento impuro di ferro
E dove sta il pidocchione qua? Abbiamo un altro giacimento impuro di ferro. Ma come? Dici che ti serve rame, carbone e ferro? Sì, nelle ricette standard serve rame, carbone e ferro. Ma la potenza delle ricette alternative, il nostro complessino sarà fatto così. Allora, abbiamo a disposizione due giacimenti impuri di ferro, sul quale se mettiamo due trivelle di livello 2 con 3 lumaconi l'uno, e questa è un pochino la mia paura, casomai all'inizio lo manderemo un po' più piano, otteniamo 300 minerali di ferro. Utilizzando un po' di ricette alternative, la ricette standard vogliono rame e carbone, noi utilizziamo soltanto il ferro. Con le ricette alternative abbiamo la possibilità di fare lo stesso identico complesso ottenendo sempre 5 motori al minuto in fondo, utilizzando soltanto il minerale di ferro. Minerale di ferro che viene lavorato in un po' di fonderie. Con la ricetta alternativa del filo di ferro sostituiamo il rame, che serve per fare appunto il filo. Il filo verrà fatto con i lingotti di ferro. Mentre con la ricetta alternativa del tubo di alluminio, che poi di alluminio fondamentalmente non c'è niente perché da acciaio utilizzi solo il ferro, non vedo dove sta l'alluminio, però vabbè, errore di traduzione, o traduzione infatti un pochino poco precise, ma questo, a parte questo, sti dettagli semantici, i tubi vengono prodotti, possiamo produrli semplicemente attraverso i lingotti di ferro, quindi togliendo il carbone dalla ricetta del tubo. Poi vite presso fusa, ricette standard dei statori e dei rotori e in fondo otteniamo comunque 5 motori, avendo tolto sia il rame sia il ferro dal ciclo produttivo. Infatti ho fatto un minimo di esplorazione perché subito non mi erano arrivate, ma mancavano un paio di ricette che ora ci andiamo a riscattare. Eccolo qua. Mi mancava la ricetta del tubo in alluminio e la ricetta del filo di ferro. Quella del tubo in alluminio me l'ha data subito. È ovvio che quando poi ne cerchi una, quella non ti arriva mai. Sono dovuto andare a ricercare un paio di hard disk e su uno degli hard disk ho trovato i computer che ora possiamo, ci permette di fare il potenziatore di corrente. Ma mo ci mancano i Summer Slot, ovviamente come fai ne manca un pezzo. Allora, le ricette alternative che ci mancano. A parte che ho trovato anche questa qua e poi appena possibile andiamo ad automatizzare anche la trivella, così non rimango più senza. Thank you. Allora, alternativa filo di ferro. Quindi questa qua ce la riscattiamo. E una. E l'altra questa qua. Tubo in alluminio. Già la mamma. Allora, lo spazio dove possiamo andarlo a fare. Io pensavo di farlo in questo spazietto qua, perché dall'altra parte non spiana una ceppa. Di là è tutta salita, non ci spiana una ceppa, quindi pensavo di andarlo a fare, a sviluppare più o meno qua. Lì c'è la strada, dovremo fare un passaggio per far passare la belt del ferro senza interrompere la strada al trattorino. Pensavo di andarmelo a fare qua. Vediamo un attimino che riesco a studiarmi. Come versa male rispetto al mondo. Mamma mia. È attaccato alla griglia, ma versa veramente male. Andiamo a fare fuori anche sta pianta. Volevo cercare di fare, visto che è una cosa molto temporanea, molto alla buona, volevo cercare di fare meno danni possibili. Ecco, non c'ho il bar. Mannaggia, giusto. Allora mi sono andato a prendere un po' di roba, sperando che ci possa bastare sta base qua, perché non volevo distruggere troppissima foresta. Allora, noi alla fine ci serviranno 278 di ferro, quindi più di una belt 3. Però farò alimentare una parte delle fonderie da quel giacimento lì e una parte delle fonderie da questo giacimento lì. Ovviamente in nada dovrà essere usato l'umacone piuttosto una fonderia in più. Allora ci servono in teoria 9,24 fonderie, ma mi metto le fonderie precise per la roba che mo da fa. Ci servono 44,44 lingotti per fare il filo di ferro. Qui estetica ragazzi proprio al minimo, cioè al minimo, niente.
Allora, visto che ogni fonderia ci fa al massimo 30, ci vorranno 2 fonderie, cioè ci farà 30 lingotti. Così. Per il filo di ferro ci vorranno 2 fonderie che vadano ognuna a 22,22. 22,22. Copia. E incolla. Ok. E le fonderie per il filo l'abbiamo fatte. Poi ci vogliono 120 lingotti che vadano a 1,2 costruttori, vabbè, per fare i tubi. 120 lingotti sono precise 4 fonderie. Quindi già me la metto la ricetta, così se me la copio con la rotellina del mouse, pigiando la rotellina del mouse, ci prendiamo anche la ricetta. Quindi queste 4, guarda, le posso anche andare a colorare così non mi sbaglio. Anche se il colore è improprio, ma faccio finitura ramata perché sono le fonderie che mi fanno i lingotti del filo di ferro. Queste me le faccio di nero, come in genere è il carbonio, cioè il carbonio, ci abbiamo fatto l'acciaio fino adesso, così mi servono per fare i tubi. Vedete qua non mi bastano, tanto la posso guadagnare. Vabbè, casomai sposto. Ci servono 62,5 lingotti per fare le viti fresso fuse, quindi ci vogliono 3 fonderie. 62,5 diviso 3. 62,5 meno 30, tutto diviso 2, 16,25. Va bene, allora tu mi vai al 100%. Va bene, dai, questa va a 22,5. Ma che 22,5? 16,25. Ah, scusate, 16,25. Ok, e queste 3 ci fanno le viti, quindi finitura cromata. E ci servono 2 fonderie, sempre finitura cromata, che ci facciano 50 lingotti per le barre di ferro per fare i rotori. Quindi devi andare a 25, come la tua sorella. Posto precisa. Perfetto. Vabbè, il collegamento del ferro o famo un fondo. Adesso ripartiamo da... No, partiamo dalle barre, uguali. Queste mi devono andare a alimentare 3,34 costruttori. Ci servono 4 costruttori che vanno a 12,5 barre di ferro, perché ci servono in tutto 50 barre di ferro. Quindi mi metto 4 costruttori, ne metto uno, poi lo copio. Senti, ma sotto c'ho spazio? Volo un po' di qui rispetto per terra? No, non volo. Però possiamo fare così. Volerai un attimo te. Sei a te e te metto davanti. Così. Poi vedere se mi viene bene una cosa zozza, Quando devi fare le cose compresse, te devi inventare qualche zozzata ogni tanto. Mettiamo le fondazioni da 1. Separatore. Mi metti un bel furo da pavimento.
Proviamo così, appiccicato. Così. Però anche di qui serviranno di qui un po' la zozzata si vedrà, ma pazienza. C'è ragione anche tu però. Ok, la metà dei lingotti mi vanno qua. Adesso di qua ci vuole un'altra zozzeria. Così, appiccicati proprio al costruttore. Oh no, separatore. Infatti che qua non c'è bisogno di tanti cazzi. Così e così. Qua sotto ascensore, ascensore. E anche con dritto, addirittura. Non guardate quello che viene fuori, è tutta la zozza. Tutto fatto per cercare di essere più compresso possibile. Quindi qua escono i lingotti, metà mi vanno a sto costruttore e metà vanno all'altro costruttore attraverso starchibugio fatto con i separatori. Questi tipi abbiamo detto devono fare tutti 12,5 barre al minuto. Per le viti presso fuse per le viti presso fuse, per mantenere più o meno lo schema che ormai ho preso. No, dammi il costruttore pulito. Facciamo così. Ne mettiamo 3 qui dietro. Qui però un pochino più di margine ce l'abbiamo, perché poi di qua ci sono 4 fonderie che mandranno a 2 costruttori. Quindi in teoria posso anche... No, approfittarmene no. Non posso approfittarmene. Che tra l'altro mi vanno tutti al 100%. Quindi li copio così almeno c'ho già anche la ricetta. E st'altri 2 me li metto di qui davanti, dai. Così. E così. Così mi lascio un buchino di qui per fare magari una zozzata con la logistica successiva per mandare qui davanti faremo i rotori. Che è proprio barre e viti. Quindi le... Qui però dobbiamo adesso... Unificatore. Andiamo da quest'altra parte. Diciamo che ci basta lo spazio poi per ridividere, così. Avanti. Separatore. Così. Così. Così, a questo punto così, perché sennò la belt fa un verso strano. Oppure gli può bastare per girare. Beh, con predefinito sì. Ognuno di questi mi consuma 12,5, quindi va bene. E va fatta la zozzata anche. Fondazione a livello 1. Fondazione a livello 1. Se sentite dei rumori molesti di sottofondo, mi è capitato un gattino un paio di giorni prima di Ferragosto e niente, e sta in casa, è venuto, ovviamente, ma fottuto subito, no,
sta in casa e sta giocando, quindi se sentite qualche rumore molesto è lui che si sta divertendo con una pallina. Ma sì, proprio sì, meglio. Poi devo togliere quello. Quelle da 1 sono questi, no. Così. 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 Facciamoci il conto per vedere il livello. Allora, queste sono sicuramente tutti livello 1. Di qui vengono fuori 30, di qui 20, no, 16 e qualcosa, quindi qui ci sono 46 e 25. Scusate, qui ci sono 30. Qui ci sono 46 e 25 e di livello 2. Già dopo che me l'è tolta da qui, sì, dopo è tutto livello 1. Torna tutto a essere livello 1. Così. Ok, livello 1. E quindi anche l'ascensore qua è livello 1. Livello 1. Olè. Qui possiamo richiudere. Sì, già c'è la beltinetta. Ok, va bene. E quindi viti e barre le abbiamo messe. Ora, queste 4 fonderie per fare i tubi vanno in 2 costruttori. 2 costruttori, ce ne basterebbe uno e qualcosa, non è come mette il lumacone, quindi 2 costruttori. No, fanno così. Di qua me ne bastano 3 per il filo, quindi lo spazio c'è. 2 costruttori. Se prendono i lingotti di questi, ma li faccio prendere 2 e 2, tanto so 4 fornaci che ne alimentano 2. Così non ci incazza. Unificatore. 30 vengono qua, 30 qua e qui vanno 60. Stessa cosa di là. 30 vengono da lì, 30 vengono da qui e 60 vanno qua. In tutto ci servono 30 tubi, eccolo qua, tubi. Quindi me ne deve fare 15 al minuto. No, 155. 15 al minuto. Copia. Ok, e i tubi li abbiamo fatti. E ora lo stesso giochino che dall'altra parte perché ci servono 4 costruttori per fare il filo. Uno qua. E farò lo stesso giochino con le fondazioni, fa passare parte dei lingotti sotto. Lì. Quindi l'unica anomalia sono i tubi alla fine. Ok. Collegati anche i lingotti ai costruttori che mi fanno il filo di ferro, cioè il filo. Richiudi. Questi sono già settati, ognuno mi fa 22 e 22. In tutto ho 80, bisogno di 80 filo, quindi ognuno mi deve fare 20 e consuma 11,11. Da dietro abbiamo 22,22 lingotti, perfetto. Ora qui davanti abbiamo 2 assemblatori per i statori e 3 per i rotori. Li mettiamo in questa fila qua, dovrebbe bastare per fare i magheggi con la logistica. Si fa così.
Ok. Ok, messi i 5 assemblatori, abbiamo bisogno di 10 statori e di 10 rotori. Allora, questi sono quelli che mi fanno i statori. Statori. Se me ne devi fare 10 diventa al 100%. 5 l'uno. Ok. Invece da st'altra parte me devi fare i rotori. Rotore normale. Me ne fai 4 al minuto. Così per danna equilibrata. Questi altri due mi fanno 3. 3 e 3. 3, 3, 6 e 4, 10. A posto. Allora, cerco di riunire le barre nella maniera meno zozza possibile, se mi viene bene. E di qua, così. Dovrebbe bastare a livello 1. Così. Di qui dietro abbiamo gli altri due. Quindi anche qua unificatore. In questo caso è l'uscita che va di là. Così. 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 Te di qua così. Poi la farò. Bisogna farsi affidare. Neanche se vede totalmente compenetrato nel terreno. Che famo affidare. E qui dovremmo avere in uscita tutte le barre di ferro. L'altro è il filo. Viene da di là. Faremo un viaggio sopra il filo. Vediamo se riesco a far viaggiare sotto le barre in maniera... Se riesco a fare sta curva. Più che altro. Se invece che qua sei di qua e da fare la curva. Però va bene, fa compresso, ma perché devo stare a tribolà? Non lo so, visto che lo spazio comunque in avanti... abbiamo finito, lo spazio in avanti ce l'ho. Non trovo verso di metterci le viti. Perché devo stare a tribolà per forza. Oh, questo lo mettiamo in mezzo, come abbiamo fatto con l'altro. Staccato. Di uno scattino. E staccato di uno scattino. Niente, non me lo fa ogni qua, quindi mezza fondazione, ma anche da 4 metri, va bene. Quanto sono stronze le mezze fondazioni fisse. Così. E così. Tu vieni qua. Ok. E adesso? Mi devo sta incazzare quando bastava semplicemente spostare un pochino gli assemblatori. Ah, le viti le riuniamo tutte insieme. Tanto ce l'ho la belt livello 3. 50 più 50 fa 100. Quindi nastro livello 2. 150. Dammi un unificatore. Così. Altri 50. E altri 50. Così.
Invece qui è belt livello 3. Non gliela fai da sola, fa una cosa carina. Ognuno mi vuole 100 viti, quindi nastro livello 2. No, beh, 100 viti vuole solo questo che sta a 4, questo ne vorrà 75 immagino, sempre livello 2. Allora, almeno ha preso un colpo coi conti. Invece qua ci vuole un nastro verticale livello ascensore, livello 3. Dritto non ti piace, ma per definito sì, vabbè, pensavo. 250 meno 100 fa 150, quindi ancora livello 3. E qui basta livello 2. Ok, e i rotori ce li abbiamo. E invece pestatore ho fatto così. Ho alzato i tubi al livello 3 e i tubi si splittano nei due assemblatori. I due assemblatori ho messo uno dei due ingressi direttamente in linea con le uscite dei costruttori del filo dietro. Ho unito questo costruttore qui dietro all'uscita di questo e questi due mi alimenteranno questo assemblatore qua. Stessa cosa di qua, questi due mi alimentano precisamente questo assemblatore qua. Però te così no, non te avevo visto. Dritto, si può? Troppo gentile, grazie mille. Senza andare troppo in avanti, ne prendo un altro assemblatore, tanto me ne serve uno soltanto. Lo piazzo qui in mezzo. Me lo piazzo qui in mezzo. Ok. Riunisco le uscite dei rotori così. Così. È tutto. Ovviamente livello 1, ne servono 10. Così. Così. Stessa cosa di qua. Mi unisco i gustatori. Magari con l'unificatore. Questo viaggia qui. E così. E questo mi fa 5 motori al minuto. Quando abbiamo un attimino, magari un pochino più di energia, mi dovessero servire qualche motore in più. Ricordiamo, questa è una cosa da zuzza alla buona, per averci qualche motore poi per l'inizio della prossima fase, ragazzi. Vengo qua, ci metto dentro 2 SummerSlap e senza andare a toccare niente, del complesso, con le stesse risorse ci avremo il doppio di motore. Invece che 5 ce ne avremo 10. Di qui in fondo mi metto direttamente un deposito dimensionale senza sta fa nessun container. A posto. E i motori mi vanno direttamente al deposito dimensionale senza avere in mezzo poi i motori da smaltire poi quando smontiamo tutto. Ok, allora la prima miniera di ferro, che è questa qui sotto, questa qua. No, vabbè, mi alimenta, ci ho messo la barriera stradale, me ne sono fatti i conti. Mi alimenta quelle 5 fonderie qui, 2, 4, queste 6 fonderie qua. Quell'altra mi alimenterà quelli lì. Allora, questo di qui vuole 142,5 minerali di ferro. Queste fonderie qua voglio. Quindi trivella MK2. Ok, all'incirca dritta. Solito trucchetto, paletto. Ascensore livello 3. Lo giri di qua però. Così va. Ma fai collegamento unico? Sì, come lo fai? Ah, sa che forse era meglio metterlo così.
Sì, ci sta. 142,5 abbiamo detto. 142,5. C'ha ragione anche lui. Ma visto che abbiamo sbloccato i Summerslot, ragazzi, ora bisogna... Vi faccio vedere un trucchetto sozzo, brutto. Famo finta che ne esiste. No, vabbè. Allora, oh, se il gioco lo permette, prendiamo un costruttore. Allora, la prima no, perché la prima... Mettiamo i Summerslot. La prima, comunque, il primo prodotto che vi fa, ve lo farà comunque con la ricetta base. Quindi il primo gli diamo un qualsiasi tipo di materiale differente, non mi interessa che ci ho a portata di mano. Ok, ci butto dentro due barre e le faccio moltiplicare per 2 senza energia, attacchi e famo fa delle viti. Perché vedete, la prima farà comunque con la ricetta giusta, da 1 4 viti e ora da una barra 8 viti. Perfetto. Perché faccio questo? Perché ora ovviamente cambio ricetta, piglio le viti. Prendiamo le lumache e da 1 ci prendiamo la ricetta delle lumache, frammento energetico con le lumache blu, vai. Ovviamente con consumo decorrente, ma da 49 lumache energetiche non otteniamo 49 frammenti energetici, ma ne otterremo 98. Raddoppiamo le lumache energetiche. Ragazzi, è una zozzata. Però le lumache energetiche sono finite. Oh, il gioco lo permette. Mentre lui continua, ne piglio le lumache. Me ne servivano 6. 3 vanno qua. Abbiamo detto 142,5. E l'altro mi serviranno di là. Quest'altre 5, sì, 5 fondereme vogliono invece 134,44. Allora, dove sta il trattorino? Cerco il trattorino perché mo la strada io la devo interrompere, quindi dovremmo fare una modifichina. 134,45 famo. Si fa 134 e mezzo. Ok. Livello 3. Ma arrivi qua. Allora dobbiamo andare lì, ma arrivi a bordo strada, diciamo. Passi di qua. Accanto alla pianta e te infili lì. Ora qua dobbiamo interrompere sto pezzo di strada come questo. Anche qua. Fondazione, livello 4. E ma metto... Si non è allineata, ma che è un cazzo. Fondazione di 1 metro qua, così. Queste me le togli. Così. Rampa di 1 metro. Vogliamo fare dei 2. Oh, di cui basta di 1. Ok, ho fatto questa modifica al percorso, trattorino viene giù, sale sulla rampa, non è proprio simmetrica la rampa, ma l'importante è che passa sopra la belt. Ok. Ok, gli è piaciuto il trattorino. Perfetto. Beh, auf Wiedersehen. Ok, fatti tutti i collegamenti, famo partire intanto le miniere. E vedremo a quanto sono arrivate le correnti. Mamma mia. No, non ce la faremo mai. Vabbè, i cablaggi automatici sono quasi terminati, ragazzi, quindi manca poco alla peggio. Quando l'avvio quando stacchiamo quelli, non è così urgente averci i motori.
Ok, le miniere si sono attappate. Le trivelle si sono attappate. Vai. Facciamo partire tutte le fonderie. E anche alle fonderie a retto. All'attacco delle fonderie a retto. Ok, la maggior parte si sono attappate. Fanno partire i costruttori. Che Dio ce la mandi buona. Ok, come consumo massimo l'abbiamo passato, però si vede che c'è qualcosa di spento, quindi un attimino riusciamo ancora a aggiustarcela, ma io dubito che fortemente che gli assemblatori possano funzionare. Ma casomai la posso mandare anche alla metà della potenza, eh. Se vedo che non parte, ripasso indietro, riparto da indietro e mi metto a metà tutte le ricette. Ok, la maggior parte della roba è arrivata, possiamo far partire gli assemblatori. E qui dubito fortemente. Questi due sono partiti, perché quei due non sono partiti? Ah, perché non gli ho dato le ricette? Come mai non gli ho dato le ricette? Ok, a posto. Sapevo io. E niente, non ha retto, ragazzi. Devo mettere la produzione al 50%, altrimenti non c'è la pasta dietro. Ok, ho dimezzato tutte le ricette, ma dovremmo farcela, eh. Sì, beh, adesso ci siamo dentro abbastanza bene, dai. Abbiamo rimasto solo un assemblatore da attaccare, che è questo qui dei motori, ma consumando la metà, andrà a consumare 15 megawatt, ce n'ho a disposizione 300. Sì, 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 mo ce la famo. Ok, abbiamo in coda sia un po' di rotori che un po' di statori. Vai. Facciamo partire anche l'assemblatore dei motori. E questi sono i primi motori prodotti nella nostra campagna. Li mettiamo direttamente nel deposito dimensionale, come sembra che ce l'ho pieno, sì, vabbè, ne fa niente, però ci serviranno nel proseguo della partita, soprattutto all'inizio della prossima fase ci serviranno, quindi era importante che iniziassimo a produrre anche i motori, che li mettessimo almeno in minima produzione. So che 2,5 al minuto non so praticamente niente, però intanto me ne accumulo un po'. Certo, forse ci sarebbe da mettere il container in modo che almeno ce n'ho un po' da parte, perché sennò 2,5 al minuto quando inizierò ad utilizzarli. Vabbè, ci penserò un attimo, tanto è solo una modifica di sto pezzettino qua. Non è che ci vuole molto, molto. Ragazzi, ho introdotto anche questa modifichina. Ho messo qui un separatore intelligente che con priorità mi manderà i statori a destra all'assemblatore che ci fa i motori e l'eccesso ce lo manderà a questo deposito dimensionale. Così in questo modo mi sono messo da parte, mi metto da parte anche un pochino di statori, perché quando il deposito dimensionale sarà pieno e l'assemblatore dei motori sarà pieno, a quel punto si attapperà tutta questa linea, perché non c'è un trasmutatore insomma, che fa continuare a produrre questo impianto, ma poi si ferma. Quindi se attapperà tutta sta linea mi metterò da parte un pochino di statori. Non servono a moltissimo, ma forse servono a qualche ricerca e a qualche a lab per sbloccare col drone il tier tecnologico successivo. Non me lo ricordo, quindi nel dubbio me ne metto da parte un po' di statori un pochino alla buona così. E dal nostro complessino che ci va a fare un pochino di motori alla zozza e ci metterà da parte quando sarà tappato anche un pochino di statori, tutto prodotto soltanto con i minerali di ferro grazie alle ricette alternative. Direi di salutarci qui, ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e il canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!